Ciao ragazzi, ogni tanto capita anche una bella fortuna. Guardate cosa mi ha regalato un amico. È un Atari 1040 ST-F con monitor SM124. Insieme al computer e al monitor ci sono anche degli accessori. C'è una scatola di dischetti, un mouse originale Atari, un programma per registrare e riprodurre la musica tramite le porte MIDI e i manuali. Iniziamo dal computer. L'Atari 1040 ST-F fu lanciato nel 1986. È dotato di processore Motorola 68000 a 16 bit, 1 MB di RAM e floppy disk drive a doppia faccia integrato. Guardiamo le porte posteriori. Partendo da sinistra abbiamo la porta seriale con connettore di sub 25 poli maschio. Alla porta seriale si può collegare un modem con standard RS232 ad esempio. La porta parallela con connettore di sub a 25 poli femmina, alla quale è possibile collegare una stampante. La porta per l'hard disk Atari con connettore di sub a 19 poli femmina. Dal manuale si legge che l'hard disk può trasferire dati a una velocità di 10 megabit al secondo. La porta del floppy disk drive esterno con connettore rotondo DIN a 14 poli. Il floppy disk drive esterno è il drive secondario, dato che l'Atari 1040 ST-F è già dotato di floppy disk drive interno. Alcune versioni dell'Atari ST hanno anche l'uscita RF per collegare alla televisione, ma nel mio manca. Questa è la porta del monitor. Può lavorare in 3 modalità, a seconda del monitor collegato. Con monitor monocromatico SM124 e alta definizione, 640x400 pixel in bianco e nero. Con altri monitor può essere 320x200 pixel a 16 colori oppure 640x200 pixel a 4 colori. Costruirò un cavo video per collegare l'Atari 1040 ST-F a un monitor a colori. Infine, questo è il connettore di alimentazione, standard IEC C13. L'alimentatore è interno. Posteriormente troviamo anche l'interruttore di accensione e il pulsante di reset. Nel lato destro troviamo il floppy disk drive, mentre nel lato sinistro troviamo le due porti MIDI in e out, sono connettori DIN a 5 poli, e la porta d'espansione per le cartucce a 40 poli. Le due porte per collegare due joystick, oppure un mouse e un joystick, si trovano nella parte inferiore del computer. Sono due connettori di sub a 9 poli maschi. Relativamente al monitor Atari SM124, dalla parte posteriore escono i due cavi di alimentazione e video. Nella parte destra del monitor Atari SM124 ci sono 3 manopole. Quella inferiore serve per accendere il monitor e regolare il volume. Salendo troviamo la manopola del contrasto e quella della luminosità. Il programma in questo raccoglitore è lo Steinberg Pro 24. C'è il dischetto con il programma e la chiave di protezione, questa cartuccia. Come si legge dal manuale, il Pro 24 è un registratore MIDI per Atari ST che, per molte operazioni, funziona come un normale registratore. Ciò che lo differenzia maggiormente da un registratore tradizionale è il fatto che registra dati MIDI e non suoni. Il computer però non riproduce alcun suono, controlla solamente la strumentazione MIDI. Le possibilità sonore della strumentazione stabiliscono i limiti delle sonorità e della polifonia che si può ottenere. Il Pro 24-3 è un registratore MIDI a 24 tracce. Bene, dopo questa descrizione colleghiamo il computer, il monitor e il mouse, così li possiamo provare. Ah, se il video vi piace lasciate un like che mi fa piacere e se non siete ancora iscritti potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Proviamo il computer così accendendolo direttamente perché il ragazzo che me l'ha regalato lo utilizzava, per cui sono tranquillo. Se fosse stato un computer abbandonato da anni, avrei dovuto seguire tutte le procedure di verifica che avevo già spiegato in un video. Metto il link in descrizione.
Leo ci aiuta ad accenderlo. Accendiamo prima il monitor e poi il computer. No, non è esploso nulla. Il monitor rimane così bianco fino a che non inseriamo un dischetto. Con qualsiasi disco che inseriamo, dopo un tentativo di lettura, il computer visualizza il sistema operativo. Evidentemente il floppy disk drive non legge. Anche cliccando sull'icona del drive, il computer richiede l'inserimento del dischetto, anche se è già dentro. Poco male, proverò ad aggiustare il drive, ma in ogni caso potrebbe essere utile sostituirlo con un Gotek per poter caricare i file da pendrive USB. Potrei scaricare programmi Atari da internet tramite un moderno PC e trasferirli su pendrive per poi caricarli su questo computer con il Gotek. Anche se vedete il monitor traballare, questo è solo uno sgradito effetto della registrazione video. In realtà l'immagine del monitor è stabile se guardate a occhio nudo. Il sistema operativo dell'Atari ST si chiama TOS, acronimo di The Operating System, e comprende diversi moduli. Uno di questi moduli è il GEM, Graphics Environment Manager, che poi è l'interfaccia grafica. Al momento, purtroppo, con il floppy disk drive che non legge, Leo non può fare altro se non navigare nei menu. Un'altra operazione che dovremo fare riguarda il tasto mancante, il Caps Lock. Dovrò trovare un tasto di ricambio. Vorrei anche aprire l'Atari 1040 ST per vedere come è fatto dentro e per dargli una bella pulita sia all'interno che all'esterno. Bene, per oggi le prove sono terminate. Come potete notare dalla mia scrivania, ci sono parecchi progetti aperti. L'Amiga 500 da finire di riparare e chiudere, un po' di interfacce per il Commodore 64 da provare, l'Atari 800 XE da smontare e pulire. Per essere avvisati quando pubblicherò gli altri video su questo Atari 1040 STF e anche gli altri video relativi ai retrocomputer ed elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso E anche da Leo.